Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ci troviamo a Venezia e questo che potete vedere nello sfondo è il panorama che vediamo, scusate, dal nostro B&B. È Piazza San Marco. Esattamente, dovreste vederla proprio qua. E oggi vi vogliamo far scoprire, grazie alle campane che hanno smesso. E oggi vi vogliamo far vedere tutte le bellezze di Venezia. Adesso siamo arrivati alla zona del ghetto. Finalmente, dopo tanti giri che facevamo, Esatto. finalmente siamo riusciti a trovarlo. Esatto, ci abbiamo messo un sacco per arrivare fin qua. Questa, come potete ben vedere, è la piazza del ghetto nuovo. Il ghetto ebraico è diviso in tre zone: ghetto vecchio, nuovo e nuovissimo. Però il nome non fa riferimento da quando esiste il ghetto, fa riferimento all'antica fonderia e all'età che aveva. Infatti il ghetto nuovo è la parte più vecchia del ghetto. Cos'è il ghetto ebraico? Il ghetto ebraico praticamente è una zona dove gli ebrei del Medioevo vennero confinati perché si pensava, dopo la guerra di Cambrai, che potessero come si dice, demolire l'economia veneziana o comunque fare rivolte, ribellioni, eccetera. Ma poi anche la cosa sorprendente è che la parola ghetto viene proprio da qui, cioè quando voi sentite la parola ghetto viene proprio da Venezia. Perché alcuni ebrei di origine tedesca, quando pronunciavano la parola getto, che significa fondere nel dialetto veneziano dell'epoca, lo pronunciavano con la loro G, che è la G. Quindi veniva fuori ghetto. Sto maledetto Covid purtroppo ci costringe a tenere sulle maschere. Ed è un casino, perché vorrei che voi guardaste anche il modo in cui pronunciamo le parole, perché tanti di voi, per esempio, ci hanno scritto e ci hanno detto che stanno imparando o stanno correggendo meglio l'italiano grazie ai nostri video. Infatti vogliamo ringraziarvi entrambi di questa meravigliosa notizia che ci avete dato. Grazie. Ed ora finalmente è il momento di cibo. Tutti senza lievito, senza sale, né latte né burro come dolci. Ok, due va bene? Allora facciamo due, signora. Ok. Grazie. Basta così? Sì, basta così, grazie. 3,70. Ma andiamo di qua o di qua? Qua. Se voi vi mettete di profilo potete toccare da una parte e dall'altra. Sarà circa 1 metro di larghezza e queste sono le viuzze di Venezia famose in tutto il mondo. La visione delle impalcature. Perché ogni volta che andiamo nei posti troviamo sempre queste cavolo di impalcature. Sì, esatto. Davanti alla chiesa di San Geremia e Santa Lucia. Ci consoliamo così. Esatto, le impade. Tipico cibo ebraico. Queste, vedete? Sono ripiene di pasta di mandorle senza lievito, a quanto pare. Devono essere buonissime. Annosa. Con lo zucchero a velo. No. L'ho detto io. Comunque sono buonissimi. Vi racconto l'importanza di questa chiesa. Ospita le spoglie mortali della martire Santa Lucia, morta durante la persecuzione di Diocleziano, l'imperatore romano dell'epoca, nel IV secolo, perché era cristiana. È stata ricostruita 2 volte nel tempo. Allora, è stata edificata nell'XI secolo, è crollata varie volte e ricostruita 2. Nel 1292 da parte del doge
Sebastiano Ziani e una seconda volta nel 1753 da parte dell'architetto Carlo Corbellini. Quindi l'importanza della chiesa è attribuita appunto a una martire, sostanzialmente. Allora, signor capitano, dove siamo diretti? Secondo le coordinate siamo vicini a Monte di Rialto, la prossima meta. Continua la nostra avventura.